Bentornati amici sul mio canale Il Divo della Pizza. Ebbene sì, dopo tanto tempo, tanto desiderio, sono riuscito ad acquistare questa bellissima impastatrice a spirale. Quindi se siete curiosi e volete vederne i dettagli più da vicino, andiamo subito a vederli, ma prima sigla! Ebbene sì amici, come vi dicevo nell'introduzione, ecco qui la mia nuova impastatrice a spirale. Per l'esattezza ho acquistato il modello della Famag, il modello grilletta IM5 10 velocità HH. HH che sta per High Hydration, cioè una macchina ideale per impasti ad alta idratazione. È il modello 10 velocità, infatti qui sopra potete vedere abbiamo la manopola per andare a regolare la velocità della spirale da un livello 0 a un livello 10. Con un giro massimo di rotazione di 300 rpm. Qui abbiamo gli interruttori per avviare il giro della spirale in senso orario oppure antiorario, in modo tale da preparare anche preferimenti come la biga, il tasto stop, quindi per stoppare il movimento, oppure possiamo andare a stoppare la macchina anche semplicemente alzando la griglia. Infatti la macchina è dotata di un meccanismo di protezione per cui alzando questa griglia si spegne in automatico. La capienza di questa impastatrice è di 7 litri, quindi possiamo andare a realizzare un impasto totale di 5 kg, di cui 3 kg di farina e 2 kg di acqua. Come potete osservare, il piantone centrale è curvo. Il vantaggio di avere il piantone curvo è che la nostra spirale riuscirà meglio a acchiappare l'impasto durante l'impastamento, quindi sicuramente un bel vantaggio. L'impasto minimo che possiamo andare a realizzare all'interno di questa macchina è di 300 grammi, quindi direi ottimo, perché è davvero difficile trovare macchine che fanno impasti così piccoli. E le dimensioni altrettanto sono molto contenute, infatti abbiamo delle dimensioni di 48 cm in questo senso, 26 cm in questo senso e 43 cm in altezza. Perfetto amici, quindi le caratteristiche principali di questa nuova impastatrice le abbiamo appena viste. Ora, siccome voglio fare un esperimento e fare una versione un po' diversa del pamboletto, di cui vi lascio il link qua sopra da qualche parte, andiamo sul piano da lavoro e vediamo come realizzare un impasto all'interno di questa nuova impastatrice. Andiamo! Perfetto, in questo caso non ci interessa esattamente la ricetta che andrò a realizzare, quanto la metodologia di realizzazione degli impasti con questo tipo di impastatrici. Quindi apro la spirale e inserisco all'interno tutta quanta la farina e le polveri in generale, quindi in questo caso c'è anche dello zucchero. Poi sbricioliamo all'interno direttamente il lievito. Una volta sbriciolato all'interno il lievito, cosa facciamo? Chiudiamo e azioniamo in prima velocità per ossigenare il tutto. Facciamo fare giusto un paio di giri, dopodiché proseguiremo con l'aggiunta del 70% circa dell'acqua totale previsto dalla ricetta. Ok, quindi cominciamo ad inserire il 70% dell'acqua. In questo caso sto utilizzando acqua molto fredda da frigorifero, con all'interno anche qualche cubetto di ghiaccio per mantenerla molto fredda. Mettiamo a velocità 2 e lasciamola lavorare. L'importante con l'utilizzo di questo tipo di macchina è quello di andare a realizzare un impasto con tutta la calma possibile, quindi dare il tempo all'impastatrice di sviluppare il glutine all'interno del nostro impasto e dare il giusto tempo anche di assorbire i liquidi e quindi di non andare a rompere tutto l'impasto che abbiamo fatto nei minuti precedenti. Quindi inserire sempre l'acqua a filo una volta che il nostro impasto si sarà creato. Perfetto, arrivati a questo punto vediamo che il nostro impasto ha cominciato ad avere una certa consistenza, quindi inseriamo tutto quanto il sale all'interno della nostra impastatrice, chiudiamo, riattiviamo l'impastatrice e andiamo a inserire l'acqua a filo, così da permettere all'impasto di sciogliere il sale al suo interno. L'importante a questo punto è inserire l'acqua veramente poco alla volta, quindi a filo, giusto per non disfare la maglia glutinica che stiamo cominciando a creare. A questo punto siamo a circa 6 minuti di impasto, andiamo a verificare anche la temperatura del nostro impasto.
Come vedete siamo sui 17 gradi utilizzando acqua fredda. Questo è uno strumento davvero importante quando andiamo a utilizzare questa impastatrice, perché soprattutto con impasti ad alta idratazione, quindi andremo a utilizzare velocità più elevate e la forza meccanica impressa dall'impastatrice andrà a riscaldare il nostro impasto sicuramente molto più di questo che stiamo facendo in questo momento. Man mano che il nostro impasto assorbe l'acqua andiamo ad inserirne altra, sempre a filo. Quindi piano piano e diamo il tempo di assorbire la nuova acqua. Vi ricordo che finora stiamo utilizzando la velocità 2, quindi un impasto fatto lentamente, perché comunque l'idratazione è abbastanza bassa, quindi non è necessario spingerci troppo oltre. Verifichiamo la temperatura. Siamo ancora sui 18 gradi circa. L'importante è quello di non arrivare mai a, diciamo, alle cifre limiti che sono 25, cioè 25 va bene, superare quella cifra vorrebbe dire un attimo compromettere poi il nostro impasto e l'azione dei lieviti. Perfetto, è arrivato il momento di aggiungere altra acqua, sempre a filo. Arrivati a questo punto possiamo anche alzare un pochino la velocità sul 4 per esempio, così da aiutare l'impasto a creare la corretta maglia glutinica. A questo punto siamo circa 12 minuti di impasto, 12 minuti e mezzo. Vedete che la zucca comincia a crearsi, teniamo monitorata la temperatura, come vedete siamo sempre sui 18 gradi all'incirca e va benissimo. E da ultimo, siccome la mia ricetta richiede un filo d'olio, vado ad aggiungerlo per ultimo in questo modo. Perfetto, e lascio lavorare l'impastatrice. Vedete che nel frattempo comincia a crearsi la nostra zucca. Quando si sarà creata completamente una bella zucca che si aggancia attorno al piantone e abbiamo le pareti della nostra impastatrice completamente pulite, allora siamo pronti per estrarre l'impasto ed è pronto. Vedete come l'impasto comincia a scaldarsi, quindi stiamo molto attenti a questo. Vedete la zucca si è praticamente quasi creata benissimo, quindi siamo quasi pronti per dire che il nostro impasto è ultimato. Vediamo la zucca si è praticamente ultimata, quindi apriamo, vediamo la temperatura di uscita del nostro impasto. Vedete che siamo sui 21 gradi e 4, quindi va benissimo, siamo sotto i 25, va bene. Vediamo un po' come ha sviluppato la maglia glutinica, vedete come è molto elastico. Vedete? Ok, l'impasto si stacca benissimo dal fondo, vedete? Non resta alcun residuo, completamente pulita, quindi l'impasto è pronto per essere estratto. Quindi ora vediamo come toglierlo e passarlo sul piano da lavoro. Il metodo per estrarre l'impasto, che come abbiamo visto si stacca benissimo dalle pareti, quindi non sarà molto difficile, è quello di andare a mozzare. Quindi prendiamo il nostro impasto da qui e non dobbiamo strapparlo, bensì mozzarlo in questo modo, ok? Quindi prendiamo dei pezzettoni in questo modo e mozziamo e buttiamo il tutto sul piano da lavoro. Andiamo a prendere bene il nostro impasto, mozziamo, poi se non riuscite a prenderlo possiamo anche chiudere, riattivare un secondo e aiutarci in questo modo, quindi tac. Perfetto, come vedete se l'impasto è ben fatto, la nostra impastatrice praticamente viene già pulita, quindi con un panno umido poi è subito fatto. L'importante appunto è ottenere una situazione del genere, che significa che il nostro impasto si è completamente creato nella maniera corretta. Quindi ora abbiamo messo tutti i pezzi sul piano da lavoro, andiamo a vedere come ultimare l'impasto. Quindi tutti i nostri pezzettoni che abbiamo tolto dall'impastatrice sono sul piano da lavoro. A questo punto cosa facciamo? Prendiamo
e diamo il solito giro di pieghe finali, ma come vedete praticamente è già liscio, quindi non c'è bisogno di fare le pieghe come con la planetaria, l'impasto esce già pronto, quindi dobbiamo giusto dargli una consistenza in questo modo, ok, e basta. Vedete che bello che è venuto il nostro impasto, praticamente è finito, liscio, omogeneo, compatto, asciutto, ce l'ha tutte, quindi direi un ottimo lavoro. E come al solito a questo punto quindi il nostro impasto è pronto, quindi ho oliato questa cassetta porta impasto e vado a metterci l'impasto al suo interno. Fine del lavoro. Perfetto amici, quindi siamo giunti alla conclusione. Avete visto che l'impasto fatto con l'impastatrice a spirale davvero non ha uguali. Sono davvero contentissimo dell'acquisto e diciamo passare dalla planetaria all'impastatrice a spirale devo ammettere che si vede davvero tanto. L'impasto in uscita nell'impastatrice a spirale diciamo ha bisogno giusto di un'ultima piega con la pirlatura ed è pronto per partire con la puntata, mentre con la planetaria abbiamo sempre visto sono necessarie delle pieghe. L'accortezza che quindi vi ripeto di avere è quella di impastare, mi raccomando, con calma, quindi non averne alcuna fretta, dare il tempo all'impastatrice e alla farina di assorbire i liquidi pian piano, quindi di assorbire l'acqua piuttosto che l'olio gradualmente, quindi inserire l'acqua piano piano. E che dire, state molto attenti alle temperature, quindi tenete a portata di mano il pirometro, tenete monitorata la temperatura, vedete di non superare mai i 25 gradi potenzialmente. Per far questo abbiamo visto una piccola chicca, quella di usare acqua molto fredda da frigorifero, addirittura con cubetti di ghiaccio se necessario, specialmente in estate. E che dire, spero che questo video vi sia stato utile. Come al solito vi invito a mettere un bel like a questo video ed iscrivervi al mio canale Il Divo della Pizza. Inoltre qui in descrizione vi lascio sia il link alla mia pagina Instagram in cui potrete trovare molti contenuti più esclusivi, delle foto che pubblico ogni giorno, e anche potrete trovare il link al sito produttore di questa impastatrice, così da poter vedere meglio le specifiche nel dettaglio o addirittura acquistarne una. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video sul canale Il Divo della Pizza. Ciao!